Ciao a tutti amici e amiche di Figlie di Scalitz. Oggi con questo video voglio iniziare una nuova serie dedicata ai luoghi di Kingdom Come Deliverance, per approfondire insieme tutti gli scenari che hanno fatto da palcoscenico al nostro amato videogioco. Perché i luoghi in cui è ambientato Kingdom Come Deliverance sono davvero affascinanti e come saprete esistono realmente o sono ispirati a luoghi reali dell'attuale Repubblica Ceca. E difatti sono già moltissimi i fan che sono partiti per la Repubblica Ceca in questa sorta di pellegrinaggio per visitare alcune delle location più importanti del gioco e spero tantissimo di poterlo fare anch'io un giorno. In attesa che questo mio sogno si realizzi, sono qui con voi per approfondire i luoghi più interessanti di Kingdom Come Deliverance. Comincerò da Kingdom Come Deliverance 2 con l'ausilio dell'artbook ufficiale perché come sapete è il videogioco da cui tutto è cominciato per me, quindi andremo in ordine con la mia personale avventura. Iniziamo partendo quindi dalla prima mappa di gioco, una regione chiamata Paradiso Boemo, piena di bellezze naturalistiche e di castelli, ai quali però dedicherò dei video a parte. Escludendo quindi i castelli, voglio in questo video soffermarmi su 3 aree che ho particolarmente apprezzato e che secondo me hanno molto da raccontarci, ovvero le rocce di Apollonia, il campo nomadi e la valle di Vidlak. Anzitutto facciamo una panoramica generale del Paradiso Boemo. Il Paradiso Boemo è una regione culturale e naturale della Repubblica Ceca, un parco nazionale protetto dal 1955 che fa parte dei geoparchi globali UNESCO. Ed effettivamente il nome Paradiso è davvero perfetto, perché anche se nel gioco ci ritroviamo in momenti di tensione e possiamo trovare diversi pericoli sparsi, la sensazione è quella di vagare in un vero e proprio paradiso terrestre, con foreste, laghi, fiumi, formazioni rocciose millenarie, campi coltivati e piccoli villaggi caratteristici in perfetta armonia con il contesto naturale. E nei placidi momenti in cui nessuno vuole ucciderci è davvero rilassante passeggiare in questa mappa. Come si legge dall'artbook ufficiale di Kingdom Come Deliverance 2, il mood che Warhol Studio voleva dare a quest'area è quello di una relativa pace, con la natura come degna protagonista. Qui la guerra non ha ancora calato il suo manto di distruzione, a differenza della mappa di gioco successiva di cui parlerò prossimamente in un video a parte. Potremmo definirla la quiete prima della tempesta. E quindi godiamoci un po' di questa quiete e andiamo a vedere i luoghi che ritengo più interessanti. Anzitutto il parco, così come la mappa di gioco, è disseminato di numerose formazioni rocciose di arenaria, delle vere e proprie città rupestri, resti di quello che milioni di anni fa era un fondale marino. Nel corso del tempo i depositi sedimentari si sono trasformati in roccia tenera, che si è fratturata con il ritirarsi del mare, e le continue erosioni hanno scolpito queste fratture in imponenti guglie di arenaria e ripide pareti rocciose. Nel gioco possiamo esplorare una di queste formazioni, le rocce di Apollonia, un vero e proprio labirinto con 27 torri e cavità rocciose. Le rocce di Apollonia nella realtà sono interdette al pubblico dal 2010, si possono osservare solo dall'esterno. Questo a causa della fragilità delle rocce in arenaria che si sgretolano facilmente, ma anche per preservare le specie di uccelli e di pipistrelli che hanno trovato lì rifugio, e l'accesso incontrollato dell'uomo stava causando gravi danni ambientali. Tanto per cambiare. Adesso passiamo a un'altra area che ho trovato davvero interessante. Il campo nomadi. Chiaramente non possiamo sapere se storicamente in questo preciso punto del Paradiso Boemo si trovasse un campo nomadi, ma trovo molto interessante che Warhol Studio abbia voluto inserirli per testimoniare la loro presenza in Boemia a quel tempo e soprattutto rendendoli molto importanti per il gameplay. Come saprete i Rom sono una popolazione che dal V all'XI secolo hanno gradualmente lasciato la loro terra d'origine, ovvero l'India nord-occidentale, l'attuale Punjab. Gli storici ritengono che le cause di questo abbandono della terra natia sono da ritrovarsi nelle invasioni islamiche e nelle violente ripercussioni all'interno del subcontinente indiano. La loro diaspora li portò inizialmente a stabilirsi nei Balcani e poi pian piano in tutta l'Europa. Quindi trovo davvero figo che siano stati inseriti all'interno del gioco per avere un assaggio della loro cultura, della loro lingua, ma soprattutto capire com'erano i rapporti tra queste popolazioni nomadi e le popolazioni locali. E ancora più interessante è stato per me approfondire la questione del salvacondotto, un oggetto fondamentale per una delle missioni legate ai nomadi. Il salvacondotto difatti è una lettera firmata dal re che garantisce libertà di spostamento e protezione alle popolazioni nomadi ed è consegnato al voivoda, è così che si chiama il capo di queste tribù. Ora questi salvacondotti sono esistiti realmente, ma non nell'anno in cui è ambientato Kingdom Come Deliverance, ovvero il 1403. Sarà infatti Sigismondo che nel 1419 diventa re di Boemia ed Ungheria, spoiler, a concedere loro i primi salvacondotti.
Quindi queste lettere firmate importantissime non solo garantivano libertà e protezione, ma identificavano per la prima volta queste popolazioni, che poi nel resto d'Europa saranno conosciute con il nome francese di Bohémienne, proprio perché provengono dalla Boemia e sono protette dal re di Boemia. Davvero una rara eccezione di tolleranza medievale. Diciamo che Sigismondo ha fatto anche cose buone, dai. Infine, un'ultima area che ho apprezzato tantissimo perché è davvero rilassante passeggiare sulle sponde di questi laghi è Vidlak. Vidlak è uno dei vari stagni o laghetti che si trovano nella valle di Podroseche, scusate la pronuncia, all'interno del paradiso boemo, all'ombra delle rovine del castello di Trotsky. Insomma, questo sistema di laghi e stagni è stato creato artificialmente dall'uomo nel XVI secolo, quindi in realtà un secolo dopo i fatti di Kingdom Come Deliverance, e vennero creati per sostenere l'agricoltura locale, con un sistema di gestione dell'acqua per abbassarla o alzarla alla bisogna per mantenere le zone umide. Nel corso del tempo questo suo utilizzo è andato via via diminuendo e l'area è diventata pian piano apprezzata per il suo valore paesaggistico ed ecologico, rendendola area protetta nel 1999. Quindi nel 1403 questa serie di laghetti non esisteva in realtà, ma adoro che siano stati inseriti perché li trovo davvero un luogo suggestivo e perfetto per lunghe passeggiate con Harry. Dopo questa panoramica generale della prima mappa di Kingdom Come Deliverance 2, non vedo l'ora di approfondire insieme a voi i castelli che ne fanno parte. E quindi, sperando che vi sia piaciuto viaggiare insieme a me nel paradiso boemo, vi aspetto nei prossimi video.